Preparatevi a scoprire 3 capolavori del lusso assoluto. Oggi entriamo nel cuore della collezione Santos di Cartier, con orologi che uniscono eleganza, storia e innovazione in un modo unico. Vi anticipo solo che vedremo orologi per oltre 100.000 euro. Buona visione! Benvenuti e bentrovati a tutti, questo è Swiss Made. In questo video ci immergeremo nel mondo del lusso con la famosissima Maison Cartier, brand che cattura l'attenzione dei suoi clienti sia per i suoi gioielli che per i suoi segnatempo. Oggi andremo a vedere alcuni orologi di alta gamma della famiglia Santos. Vi ricordo che in merito a questa collezione sono già usciti altri video qui sul canale. L'ultimo riguardava il modello del Santos verde, in un altro ho portato il modello del Santos Chrono ed in un altro ancora ho parlato dei vari modelli della famiglia. Se non li avete ancora visti e volete avere un'infarinatura del mondo Cartier ed in particolare dei modelli Santos, vi consiglio di buttarci un occhio. In questo modo potrete farvi un'idea di quello che c'è sul mercato e magari, perché no, comprarvene uno o regalarlo a qualcuno. Prima di iniziare voglio ringraziare Gioiellerie Torelli per avermi fornito l'orologio. Qui sotto, come al solito, trovate il link per curiosare nel loro shop e per poterli seguire su Instagram. Vi ricordo inoltre di andare a seguire la pagina ufficiale Instagram del canale. Il nome è semplicissimo, swissmade.it. Lì vi avviserò sulle nuove uscite del canale e vi delizierò con alcune informazioni del mondo dell'orologeria. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere che oggi abbiamo molto da vedere e andiamo a scoprire insieme le varianti di uno dei pezzi più classici e più venduti di Cartier, tra ovviamente gli orologi da uomo. Cambiamo inquadratura che vi sta aspettando un vassoio a dir poco pazzesco. Beh, guardate qui che opera d'arte. 3 orologi tra i modelli più preziosi e di più alta gamma della collezione Santos. Ora vi inserisco la referenza e il minutaggio di ognuno, così se volete vedere un modello in particolare potete andare al minuto esatto. A mio parere questo video è da ammirare dall'inizio alla fine. Quando mai vi capiterà di rivedere un vassoio di orologi del valore di oltre 100.000 euro? Voglio innanzitutto sottolineare le 3 caratteristiche fondamentali da ammirare in ogni modello di Santos. In primis la corona con lo zaffiro sfaccettato, poi il bracciale rivettato ed infine la lancetta a forma di gladio d'acciaio azzurrato. Ogni configurazione poi, compreso nel prezzo finale, ha il proprio cinturino abbinato per colore e materiale. Ora andiamo a vedere questi capolavori uno alla volta, pezzo per pezzo, partendo dal modello medio in oro rosa. L'oro rosa di Cartier mi piace tantissimo, un oro caldo e avvolgente che trasmette tanta eleganza e tanto lusso. Esattamente quello che ci si aspetta quando si compra un orologio di questi livelli. Secondo me nelle configurazioni in oro la misura media è la misura perfetta. Per qualcuno forse può sembrare troppo piccola, ma se pensiamo al pezzo in oro associato ad una cassa di grosse dimensioni, il tutto, a mio modesto parere, diventa troppo e l'orologio perde di eleganza. E voi cosa ne pensate? Come al solito il bracciale è spaziale. Queste vitine lucide che contrastano con il bracciale satinato sono un qualcosa di unico. Il fondello ovviamente è chiuso e riporta incisa la firma del brand. Questo modello monta il calibro 1847 MC, movimento automatico. In questa configurazione l'orologio viene corredato da un cinturino in alligatore grigio e da una fibbia pieghevole, ovviamente in oro. Tutti i modelli Santos sono dotati del sistema di intercambiabilità Quick Switch. Quindi direttamente noi a casa avremo la possibilità di sostituire il bracciale con il cinturino o viceversa, in base alle esigenze, senza per forza dover andare ogni volta dall'orologiaio a farlo cambiare. Anche nella versione con cinturino l'orologio secondo me è spettacolare. È veramente pazzesco sotto tutti i punti di vista. Ora arriva il tasto dolente, anche se in realtà prevedibile. Il prezzo di listino di questo Cartier Santos in oro rosa è di 35.400 euro. Tanto? Poco? Fate voi. Mentre preparavo questo video mi sono soffermato a pensare ai prezzi dei modelli in oro di Cartier.
Ora sembra quasi che voglia convincervi ad acquistarli, ma vi assicuro che non è così. Se paragoniamo i prezzi di questi modelli con quelli di altri orologi di pari livello presenti quindi sul mercato, possiamo azzardare a dire che i modelli Cartier hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma facciamo rapidamente due calcoli. L'orologio in questione abbiamo appena detto che di listino costa 35.400 euro, compresi i pezzi extra, ossia la fibbia in oro, il cui prezzo si aggira intorno ai 3.500 ed il cinturino in alligatore il cui valore è di circa 300 euro. Ciò significa che il solo orologio in oro avrebbe un prezzo di circa 31.600 euro. Beh, vi sfido a trovare sul mercato un modello firmato full oro rosa, braccialato a questo prezzo. Sicuramente è più facile trovare casse in oro ma che montano cinturini in pelle. Basta parlare e torniamo a vedere gli orologi. Passiamo ora al secondo modello. Parliamo del Santos modello grande in oro giallo. L'oro giallo risalta sicuramente più dell'oro rosa e questo orologio penso lo si possa notare anche a 100 metri di distanza. L'oro giallo ha questo pro contro. La differenza con la misura media, oltre alle dimensioni ovviamente, è la presenza dell'indicatore della data a ore 6. Quindi al modello si aggiunge una complicazione in più. Sul bracciale non dico più nulla. Chiusura con le doppie C. Anche questo modello monta il calibro 1847 MC, movimento automatico. Beh, anche su queste linee nulla da dire, molto bello e molto d'impatto. La preferenza di un oro piuttosto che dell'altro è molto personale. Voi quale preferite, giallo o rosa? In questa configurazione, incluso nel prezzo, abbiamo un cinturino dal ligatore marrone ed una fibbia pieghevole in oro giallo. Vediamoli montati. Così l'orologio ha un aspetto molto formale, forse un po' troppo per i miei gusti. Per questo modello il prezzo di listino è di 40.300 euro, quindi rispetto alla misura media in oro rosa il costo sale di circa 5.000 euro. Passiamo ora al terzo modello. In questo caso usciamo dal mondo dei materiali preziosi e vediamo uno degli orologi più dettagliati e rifiniti della Maison. Stiamo parlando del Santos scheletrato modello grande con casse in acciaio. Questo orologio lascia proprio senza parole, per la sua struttura e per com'è in sé. La scheletratura credo che sia un'arte a sé stante nel mondo dell'orologeria. Bisogna combinare movimento ed estetica in modi unici, altrimenti, come direbbe un grande chef, sembra un mapazzone. Il tutto insomma deve appagare l'occhio. Si tratta di una scheletratura che combina benissimo la sua trama puramente estetica con la struttura necessaria dell'orologio. Emblematico del santo scheletrato è infatti che i ponti, quindi la struttura, sono gli stessi indici in numero romano. Quando si dice di unire l'utile al dilettevole. Eccolo qua, detto fatto. L'orologio monta il calibro 9611 MC. Ovviamente, a differenza degli altri due che sono a carica automatica, in questo caso parliamo di un orologio a carica manuale, quindi dovremo caricarlo noi tramite la corona. In questa configurazione, nel prezzo finale sono inclusi un cinturino d'alligatore blu ed una fibbia pieghevole in acciaio. Secondo me, su questo orologio in acciaio ci sta molto bene anche il cinturino in caucciù nero con le viti in acciaio a vista. In poche parole, quello che viene montato sul classico Santos nero. Il prezzo di listino per questo capolavoro è di 33.500 euro. Ma ora armiamoci di lente di ingrandimento e andiamo a scoprire alcuni dettagli nascosti di questo modello. Buona visione!
Ora fatemi sapere voi cosa pensate di questi fantastici orologi qui sotto nei commenti. Ovviamente è scontato dirlo, ma fatemi sapere qual è la vostra configurazione preferita. Al momento io sono più orientato sull'oro rosa. Grazie per avermi seguito fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e lasciate like e noi ci rivediamo con il prossimo video.